Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Questo è un nuovo appuntamento, nuovo proprio in tutti i sensi perché abbiamo il Gig Robot d'acciaio, la prima uscita. E qui cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo essere sinceri in maniera oggettiva o dire che è alto. Da qualche parte troverete scritto 70 cm, in altre un po' più di 70 cm, e quindi in virtù dell'altezza dovremmo poter dire che è ottimo. Sinceramente, per quello che io sono andato a vedere e per come è fatto, io non lo farò. Ho voluto proprio prendere la prima uscita per potermi rendere conto, perché ovviamente Gig che cos'è? È il celebre robot creato dal mitico Go Nagai, che negli anni 80, i miei anni, in tutta Italia con la serie TV anime ha regalato ricordi più belli dell'infanzia, ottenendo un enorme successo di pubblico ancora oggi, insomma, e chi se l'è dimenticato e chi se lo dimentica. È nato in collaborazione con Yamato Video, sarà sicuramente molto semplice da montare e avrà funzionanti i raggi gamma dagli occhi, i raggi delta dal petto e il raggio protonico. Adesso andiamo a vedere. Prima che mi dimentico, ho letto che si ha la possibilità anche di acquistarlo in blocchi con un risparmio. Andate a vedere sul sito, ecco, mi sembra di aver letto questo, però voi accertatevi. Esce con la Gazzetta dello Sport, non è vendibile singolarmente, quindi dovrete anche pagare, credo, il prezzo della Gazzetta dello Sport. E poi vi do subito qualche notizia. La prima uscita, come sapete, costa 2,99 € più il quotidiano. La seconda uscita 6,99 €. Il quotidiano è sempre da pagare. E poi abbiamo le altre 58 uscite a 9,90 € perché sono 60 uscite. Quindi facendo un rapido calcolo sono 600 €. Sì, anche di più, perché stavo guardando, sono 590 €, ho arrotondato perché ci sono i centesimi da togliere, però poi c'è anche il prezzo del quotidiano. Quindi ecco, io non ho comprato la Gazzetta dello Sport, se costa 1 €, voi dovrete pagare anche 60 € in più, quindi vi verrà a costare poi 650 €. Poi, cosa possiamo dire? Possiamo dire che mi viene da sorridere perché, come ho detto nel video unboxing di Robocop, ci ho pensato molto prima di fare questo video appunto di Gig Robot d'acciaio, perché non mi piace ovviamente parlare in maniera negativa di un prodotto, però Cribio ragazzi, non è perché Gig è Gig e allora lo faccio, poi ognuno, ci mancherebbe, è padrone dei propri soldi, chiunque di voi sicuramente lo farà e alla fine avrà un Gig Robot da 70 cm di altezza, quindi sicuramente a livello visivo ha un certo impatto, però stiamo spendendo 650 € per della plastica. Cioè, io non la farò questa spesa, non la farò per quello che vi ho appena detto. Vi dirò anche che, ecco qua, andiamo a vederla così che è meglio, sarà tutto
tutto bloccato, la parte sinistra sarà tutta bloccata, quindi voi avrete questo jig senza alcun movimento della parte sinistra, che sarà l'unica che potrete ispezionare dal piede alla testa, mentre invece la parte destra non è apribile e avete le calamite qui, per capirci, come i micronauti e come chiaramente i componenti che venivano lanciati e poi si assemblava in volo. E avrete anche le calamite sferiche qui e, se non ricordo male, ma non sono sicuro di questo, sulla spalla anche. Ecco, quindi si potrà muovere la gamba destra, il braccio e la spalla destra. La testa non sono sicuro, forse è fissa. Quindi ecco, non muovete nulla. E poi vi dirò anche perché ho deciso ovviamente di non farlo, perché non mi piace neanche come è fatto. Amo così tanto jig che ecco, sono quasi, ecco, adesso dico una cosa che se ci indovino, ragazzi, e chi sono? Sapete che sto facendo Mazinga Z della Hachette. Bene, secondo voi Hachette farà solo Mazinga Z e non farà anche il grande Mazinga? Ma assolutamente no. Faranno anche il grande Mazinga e non faranno anche Goldrake sulla stessa riga del Mazinga che stiamo facendo, che non ha niente a che vedere con questo. Stiamo parlando poi di una spesa che è la metà del Mazinga questa, ma qui ragazzi è tutto plastica, tutto fisso, ok? Mi faccio un poster, è meglio, secondo me. Non me ne abbiate male voi che deciderete di farlo, io sono contento per voi, io vi dico oggettivamente perché non credo che valga 650 euro, no, perché proprio cosa, poi vedrete anche il montaggio, semplicissimo, sinceramente no, e mi sto tenendo. Allora, stavo cercando di ricordarmi qualcos'altro. Penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questo. Sì, andiamo a vedere adesso quello che abbiamo trovato. La cosa che anche non mi piace, sì, capisco che stavo dicendo, capisco che Hiroshi è parte integrante, perché oltre ad essere un robot è un cyborg, perché è parte anche chiaramente di lui stesso, che si trasforma nella testa. Però qua abbiamo una parte del cervello, io la trovo, non lo so, mi sembra quasi Predator e lo trovo molto brutto. Poi volevo farvi vedere i colori anche, perché io voglio farvi vedere bene tutto, se riesco. Ecco, guardate. Avremo la testa divisa in due perché ovviamente, essendo ispezionabile, hanno fatto questa scelta, secondo me discutibile, sarebbe stata meglio se sicuramente una testa di un unico pezzo, in un unico pezzo, senza questa riga centrale. Boh. Ecco, altrimenti mi dimentico. Ecco cosa vi dovevo dire. Vi dovevo anche dire che le prime 10 uscite usciranno una ogni 2 settimane. Poi, dopo queste 10 uscite, l'11ª sarà settimanale, quindi ogni settimana ci sarà un'uscita per le rimanenti. Allora, qui abbiamo il sistema di illuminazione degli occhi. Questo è un classico pezzo di plastica che evita al positivo di fare contatto, si può anche rimettere una volta torto, basta fare così, vediamo. Allora, devo capire anche come funziona, vediamo se qua bisogna fare una pressione. Ah, eccolo qua, ecco, voilà. Andiamo a riposizionare questo dentro, eccolo qui.
addirittura 3 batterie abbiamo da 1,5 volt. Allora andiamo a vedere un po' questa semplicità disarmante che abbiamo nel montaggio. Prendiamo questo, ecco qui, semplicemente così. Bisogna premere finché la letta entri all'interno, superi il dentino e si agganci. Ecco qua. E poi basta. Finito. Capisco, è solo il primo numero, però voglio farvi vedere una cosa. Scusatemi, avrete sicuramente sentito il campanello della mia porta suonare. Ho dovuto mettere in pausa il video, chissà se mi ricordo quello che vi stavo dicendo. Allora, ah sì, volevo provare a metterla sopra e vedere un po' cosa sto facendo qua, vedere un po' come si presenta. Ecco, poi questo si metterà così, con questi due fori, per lasciare poi lo spazio all'accensione. Qua all'interno c'era un perno che andrà a premere, il naso diciamo, ecco, sarà quello che poi avrà un perno dietro e andrà a premere questo per poter accendere gli occhi. E questa, come vi dicevo, è la parte sinistra, che è l'unica ispezionabile dalla testa ai piedi. Ma vi dico la verità, più lo guardo e meno mi piace. Sinceramente non è questo il jig che io vorrò avere. Sono quasi sicuro, come vi ho appena detto prima, che Hachette e prima ancora i giapponesi continueranno dopo il Mazinga, e forse anche prima che finisca, a mettere anche a disposizione il grande Mazinga e speriamo anche il jig robot d'acciaio e Goldrake. Allora sì, caspita che avremo dei modelli. Qui la spesa è veramente eccessiva. Ecco, alla fine non sarebbe neanche così brutto, ma se costasse ma molto meno. Ecco, io non voglio dire una cifra perché non vorrei essere troppo irriverente, però ecco, qua siamo veramente davanti, non so, io vorrei pesarvi questi due pezzi, anzi ve li peso. Allora, siete pronti? Ecco, guardate, siamo a 28 grammi, mettiamoci anche 27, mettiamoci anche questo, ma tenete presente che abbiamo il peso delle batterie qui, altrimenti figuriamoci. Con tutto questo siamo a 35 grammi, che per i nostri amici americani inglesi questo è il prezzo. Mi sembra di tenere in mano della carta. Non lo so, mi dovete scusare, sapete anche perché io adesso è meglio che finisco e chiudo il video, perché poi mi lascio andare ancora di più, perché io dico: Cribbio, ma ci fate spendere 600 euro più il quotidiano, 600, arriveremo, non lo so, a 650, 700, ma fate un prodotto migliore. Stiamo parlando di jig robot d'acciaio, lo decantate tanto con la pubblicità agli anni 80 in collaborazione con Tizio, con Caio, e poi fate un plasticone del genere. No, ma io mi dispiace. Lo avrei fatto per quello che ho veduto prima, perché amo jig. Mi auguro veramente, mi raccomando, perché se dico mi raccomando mi ascoltano, Hachette, sempre in collaborazione con i giapponesi, fatemi
anche, fateci, no fatemi, fateci anche Gigero d'acciaio, il grande Mazinga e il Grandizer, il Goldrake. Fateci anche quello. E allora sì che abbiamo una collezione come si deve. Allora sì. Bene. Ovviamente avrete, ecco, aspettate un attimo, guardate, vi faccio vedere una cosa. Vi volevo far vedere questa plastica in che stato è, guardate. È tutta rovinata da qua a qua. Cioè, qui non stiamo parlando di una collezione dove hai fatto l'abbonamento, il prezzo è fallato, e beh, lo porto indietro e me lo sostituiscono. Qui avete comprato il quotidiano, avete speso, non in questa uscita, ma in quelle che seguiranno, 9,99 €, vi trovate un pezzo fallato, che fate? Provate a portarglielo indietro, però è sempre un problema, perché non è un abbonamento che esce anche in edicola, è una cosa da edicola e basta. E ovviamente l'edicola non c'entra nulla, ma ci mancherebbe. Vediamo se così lo vedete meglio, un po' più scuro. Figuriamoci, già la testa è così, immaginatevi. Perché adesso lo sto notando, questa non è verniciata, è plastica colorata proprio di suo. La vernice è soltanto questa gialla, ed è anche un errore che hanno fatto, perché se questo modello l'avessero verniciato, converrete con me che allora sì che, pure essendoci stata poi comunque la spesa eccessiva per una cosa che alla fine non fa nulla, fa pochissime cose, però ci sarebbe stata la verniciatura proprio lucida, come ad esempio quello che ha fatto la King Arts e tanti altri, no? Con il cavallo, bellissimo, mamma mia che bello quello lì. Ecco qua. E invece no, anche questo, vedete, è tutto plastica, che poi andrà rivestito, qua ci va un altro pezzo, ma sempre plastica. Non è stato verniciato nulla. Qui abbiamo la plastica e la verniciatura in nero. È un errore, secondo me, un ulteriore errore che hanno commesso, oltre a quello di averlo fatto pagare, di presentare una spesa così eccessiva, e io lo dico perché è la verità. Dai ragazzi, non scherziamo. Altro che se gighe, ma quelle gighe, però qui sono 150 € che ci escono dalla sacchetta, come si dice da noi. I soldi non ce li regala nessuno. Va bene, spero di avervi detto tutto. Il poster ve l'ho detto, che ci sarà in ogni uscita un poster inedito, ma credo di avervelo detto. Va bene, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Iscrivetevi al canale se avete piacere, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Mi raccomando ragazzi, guardate anche la playlist dove potrete trovare altre cose che secondo me sono molto interessanti, almeno lo spero. Ciao ragazzi.